Come state? Sì, come vedete lo sfondo dietro di me è cambiato, quindi il giorno che tanto aspettavate è arrivato. Vi mostrerò il mio nuovo appartamento. Mi scuso per il ritardo, in quest'ultimo mese sono successe tantissime cose, una dopo l'altra, è stato un mese veramente molto intenso. Nel giro di pochi giorni mi sono trasferita nel mio appartamento a Toronto. Sono andata al confine con gli Stati Uniti, a Niagara Falls, per attivare il mio visto di lavoro e poi ho iniziato a lavorare e ho anche smesso di lavorare. Vi racconterò in dei video separati sia del mio viaggio a Niagara sia del lavoro. Il viaggio a Niagara è stato bellissimo, è stato in quei giorni in cui faceva veramente molto freddo, meno 20, meno 25, ed era tutto ghiacciato, tutto ricoperto di ghiaccio, un'atmosfera fantastica. Il lavoro ci sono tante cose da dire, quindi ve le racconterò poi in un altro video. Comunque parliamo del mio appartamento. Moltissimi di voi mi hanno chiesto: ma allora il tuo nuovo appartamento, faccelo vedere, quale hai scelto? Ragazzi, oggi finalmente ve lo faccio vedere. Innanzitutto vi devo svelare qual è l'appartamento che ho scelto tra quelli che vi ho mostrato in un video passato in cui appunto giravo per gli appartamenti di Toronto in cerca della mia casa. Alla fine ho scelto l'ultimo appartamento, quello che forse molti di voi si aspettavano, quello più costoso ma anche quello con più comfort di tutti, anche fin troppi comfort. Ci sono tantissime cose che non avevo assolutamente nel mio appartamento di Milano. Sono in un bellissimo edificio e sono veramente felice della mia scelta. La cosa divertente è stata che le cose nella casa erano tutte un po' cambiate rispetto a quando l'avevo vista, diciamo, da visitatrice. L'ho scoperto il giorno in cui ho ricevuto le chiavi e sono entrata nell'appartamento e ho visto che tutto l'arredamento era cambiato ed è stato molto divertente. Però prima voglio farvi vedere com'è la casa ora. Ho aggiunto delle cose, ovviamente anche accessori, utensili che mi servivano, e ho tolto altre cose, suppellettili un po' orripilanti che vi mostrerò. Allora vi faccio fare questo mini tour della mia casa, mini tour perché la casa è un monolocale, ma io sono abituata a vivere in un monolocale, quindi non mi faccio troppi problemi. Anzi, io adoro vivere in un monolocale, amo vivere in uno spazio piccolo, confortevole, tutto a portata di mano e soprattutto veloce da pulire. Mi piace vivere in una casa piccola e accogliente. Per me la casa è un po' come una cuccia. Dove sono seduta ora è la zona soggiorno, vi faccio vedere. C'è questo divano molto comodo, c'è questo tavolo in vetro che ho paura anche a toccare. Non sono molto abituata ad avere un arredamento così elegante, ecco. Poi ho una TV con una definizione e una qualità altissima che in confronto al mio televisore cinese di Milano non ci sono paragoni. E poi ho queste finestre enormi e un bellissimo panorama cittadino, un grande balcone che ancora non ho sfruttato perché ancora non fa così caldo, però non vedo l'ora che sia bel tempo per stare qui fuori. Penso che sarò perennemente fuori al balcone perché mi piace tantissimo l'idea. Già immagino fare colazione qui, pranzare. Come potete vedere la vista non è per niente male, è una vista cittadina e mi piace la possibilità di vedere dal mio appartamento la città che vive,
le persone che camminano, le cose che succedono, mi dà ispirazione. Poi qui abbiamo la zona cucina, una cucina bellissima, enorme, anche fin troppo grande per questa casa sinceramente. Ho la lavastoviglie, la macchina per il caffè che si può anche programmare, poi il bollitore per il tè, poi tutti questi utensilini rossi che vedete li ho comprati io perché non c'erano. Guardate che carini! C'è il microonde, c'è un forno enorme, ci sono le piastre. Qui sono molto più diffuse le piastre e devo dire che ci vuole un pochino per abituarsi alla transizione perché hanno due tempi di cottura e di riscaldamento completamente diversi e infatti le prime volte mi sono ritrovata a bruciare le cose. Ci sono un sacco di scaffali, c'è un sacco di spazio. C'è questo frigo che è gigantesco, infatti è sempre mezzo vuoto. Poi c'è questo tavolo che anche questo ho sempre paura un po' a muovermi perché è molto delicato. La mia casa di Milano era arredata tutta completamente Ikea, per farvi capire, era una casa più da battaglia. Questo tavolo, se vi ricordate bene, non c'era quando ho visitato l'appartamento. Le sedie mi piacciono tantissimo, il colore è bellissimo. E questi sottobicchieri, cioè, non potevo non averli. Come potete vedere, qui ho creato una postazione di lavoro in piedi. Ho comprato questo standing desk perché sto lavorando da casa, da remoto. Sognavo di avere uno standing desk una volta che sarei riuscita a lavorare da remoto. Questa del lavoro è una novità, non novità in realtà, perché ho iniziato e poi ho dovuto lasciare, che però vi racconterò tutto in un altro video. Però appunto era da un po' che avevo quest'idea che mi stuzzicava di lavorare in piedi. Insomma, ho passato la mia vita seduta davanti al computer, volevo provare qualcosa di diverso. Il progetto originale era quello di utilizzare il tavolo in legno alto, quell'isola che c'era quando ho visitato la casa, che sembrava perfetto, però appunto quando sono poi entrata nella casa da inquilina non l'ho trovato e quindi mi sono fiondata su Amazon e ho trovato questo standing desk che è veramente utilissimo e praticissimo. Lo si può utilizzare anche per lavorare nel letto o sul divano, quindi anche per momenti un po' più pigri. È veramente veramente pratico e vi lascio il link per acquistarlo qui sotto, magari a qualcuno di voi può interessare. Poi c'è la zona letto, non è una camera, però è fatta in modo che sembri quasi una camera, una zona a parte diciamo. È molto carina, molto accogliente, il letto è molto comodo, ci sono due armadi a muro. Qui si utilizzano tantissimo gli armadi a muro e mi piacciono molto anche perché ci puoi entrare dentro, camminare dentro letteralmente e infatti io li utilizzo anche per metterci il bucato, la biancheria sporca. Poi ho questa porticina dove dietro c'è la lavatrice e l'asciugatrice. Tutti i quadri che vedete per la casa sono stati messi dal padrone di casa, non da me. Poi c'è questo bagnetto piccolino ma sinceramente perfetto. Mi piace il fatto che ci sia la vasca, l'idea che un giorno, una sera mi posso mettere lì, rilassarmi nella vasca è bellissimo, fantastico. E poi anche un modo per riuscire a fare una specie di bidet. Se ci fosse stato il telefono, cioè il telefono, la doccia con il telefono sarebbe stato meglio. Scusate se sono ossessionata con il bidet, però già avere la vasca invece della doccia rende il tutto più pratico. La casa alla fine è tutta qui, è veramente carina, accogliente, piccolina ma perfetta per me. Ci sto veramente benissimo, ma come vi dicevo prima, quando sono entrata nella casa per la prima volta ho trovato un posto completamente diverso rispetto a quando l'avevo visitata e inaspettatamente. Ho registrato questo momento, vi farete due risate e vedrete anche tutte le varie suppellettili assurde che ho trovato nella casa e che ora ho nascosto assolutamente, le ho messe tutte in quello scaffale lì sopra, quindi il mio padrone di casa sarà anche un interior designer, ma su alcune cose ha dei gusti pessimi, su altri invece devo dire che ha veramente buon gusto. Oh. Non mi sono neanche tolta il cappotto, volevo solo dirvi che sono appena arrivata nell'appartamento e cioè non mi sembra vero, è veramente assurdo e è molto bello. Diciamo che non è esattamente il mio stile ma è un bellissimo appartamento. Come è arredato, perché il padrone di casa ha cambiato tutto l'arredamento, è tutto completamente diverso eccetto la cucina. Chi ha visto il video... ci sono anche un sacco di cose delicate che appena tocco ho paura di rompere, che metterò via probabilmente. Tutto è cambiato e sono cambiati anche i colori. Prima la casa aveva dei colori molto caldi sul rosso e mi piaceva, adesso è tutto un po' sul verde, sul giallo. Qui c'è un armadio che praticamente ci entro dentro, sono dentro all'armadio in questo momento, solo che qui ci dovrebbe essere la lavatrice in teoria, ma non si apre. Questo non va bene. Oh, si apre al contrario. Wow. Sì,
Mi preoccupo molto dell'asciugatrice e della lavatrice. Questo letto mi sembra un queen size. La doccia sembra confortevole. Perché non usano il telefono qui in Canada? La doccia col telefono. Voglio la doccia col telefono. Come faccio a farmi il bidet? Cos'è secondo voi questo? Non lo so. Ma sono sicura che lo romperò. Questo mi sa che va. Ho anche la televisione, cioè non che me ne freghi molto, però ok, c'è la presa USB che è la cosa che mi interessava, quindi posso vedere i film. No, scusate, questo, cioè il padrone di casa mi conosce. No, vabbè, 501 film da vedere. Beh, direi ottimo. Oh no, il gatto è stato sostituito con un cane. Ora un cane nero, ma perché? Questi oggetti di design, ragazzi. Lavastoviglie, non si lavano più i piatti d'ora in poi. Ho un servizio completo di bicchieri che non ho mai avuto, cioè nella mia vita. Tazze, piatti, macchina per fare il caffè e per fare il tè. Cioè, ragazzi, cosa mi serve più di questo? Un bellissimo orologio, una teiera, dei vasi, molto hipster. Cos'è questo? Non ci arrivo nemmeno lì sopra. Stop, stop, stop. Su quel gufo devo spendere 2 parole. L'ho tirato fuori dal suo nascondiglio solo per farvi vedere quanto è inquietante. Guardatelo bene perché... Allora, chi mi conosce sa che io sono una fan sfegatata di Twin Peaks. I gufi non sono quello che sembrano! Avrei dovuto vivere con un gufo in casa che mi osservava 24 ore su 24? No. Sul maiale fermalibri non voglio spendere nessuna parola, giudicate voi. Ho un microonde, ovviamente, non posso vivere senza microonde. Un forno di ultima generazione, ragazzi. Wow, bello grosso. L'unica cosa di questa casa è che è tutto molto poco raggiungibile per la mia altezza. Non è una casa in miniatura come quella che ho a Milano. Poi c'è tutto questo light design. Ha cambiato completamente l'arredamento, inaspettatamente. L'isola che c'era qui un pochino mi piaceva parecchio, l'avrei lasciata molto volentieri, anche perché il mio nuovo obiettivo era quello di lavorare in piedi. E questo tavolo mi sembra estremamente delicato. Ah! Questa è così, no? L'accendi. Guardate! Voglio giocare un po' con queste luci. Oh, quante luci, ragazzi, cioè. Adesso vorrei portarvi un po' a fare un giro e mostrarvi un po' tutte le amenities, tutti i servizi che offre questo palazzo. Sono in un grattacielo di oltre 40 piani che si trova in questa zona qui, ve lo faccio rivedere. È in centro, un po' a est. Ho 2 fermate della metro molto vicine, che per Toronto è una specie di miracolo. Il tram è vicinissimo e qui viene chiamato streetcar. È una zona perfetta, ho anche il supermercato a 5 minuti a piedi ed è aperto 24 ore su 24. Sono circondata da negozi e ristoranti, non potevo chiedere di meglio. A proposito, guardate uno dei ristoranti che ho sotto casa, come si chiama? Questa la capiranno solo i miei amici italiani. Coincidenza? Non lo so, ma mi ha fatto ridere. Ho anche scoperto che questo condominio è uno dei più famosi di Toronto. È abbastanza esclusivo e anche molto costoso. Ma la cosa più assurda è che non faccio che vedere persone giovani in questo edificio. E per giovani intendo anche meno di 25 anni. E si vede che vivono da soli e sono veramente tantissimi. E questo fa veramente capire quanto qui la qualità della vita sia più alta, molto più alta rispetto all'Italia e il benessere sia più diffuso. Magari degli studenti, dei giovani, più giovani di me, riescono a permettersi di vivere in questo condominio. In Italia una cosa del genere sarebbe riservata solo ai molto adulti e ai ricchi. Io comunque sono all'8º piano, che non è per niente un piano alto per essere in un grattacielo,
ma è comunque il piano più alto a cui io abbia mai abitato. Proprio sotto di me, al quinto piano, c'è questa terrazza. Non vedo l'ora di andarci a prendere il sole o scroccare qualche barbecue. C'è una piccola palestra all'interno dell'edificio e ve la voglio far vedere. Andiamo! All I would do is adore you all of the time. I'd like to. I'd like to. La palestra è al piano terra e si può accedere solo con la famosa key fob, che poi è la stessa che mi fa entrare nell'intero edificio. I'd like to love you, love you. I'd like to love you, love you. Ci sono un po' di tapis roulant, qualche cyclette, un po' di macchine per il cardio, insomma. I'd like to love you, love you. C'è anche un po' di pesistica, niente di straordinario, ma va benissimo, visto che è gratis. I'd like to love you night and day, if I may. Poi c'è questa bella sala per gli esercizi a corpo libero, che può essere anche affittata gratuitamente per fare dei party, delle feste oppure dei meeting. I'd like to love you every day. Qui ci sono gli spogliatoi, sono molto puliti e molto eleganti e c'è anche una sauna che si può attivare secondo il tempo desiderato. Vivere in un grattacielo in dei momenti sembra quasi come vivere in un albergo. Le porte degli appartamenti sembrano quelle degli alberghi, hanno il numero della camera fuori e sono delle porte normalissime, non sono blindate, si chiudono con una semplice mandata e con una chiave da albergo. Poi c'è la reception al piano terra che è aperta H24 e gestisce tutto, pacche, visitatori, qualsiasi persona che entra e che esce. Inoltre ho anche sperimentato che può succedere che qualcuno all'improvviso parli all'interno del mio appartamento. Come vedete lì ho 3 scatolette. C'è un altoparlante che viene utilizzato per comunicare eventuali emergenze, c'è l'allarme antincendio e un rilevatore di fumo. Il rilevatore di fumo in Canada per legge deve essere in tutte le case. Un bel giorno c'è stato il test dell'allarme antincendio. Un addetto ha iniziato improvvisamente a parlare all'altoparlante per spiegare che quel giorno ci sarebbe stato il test dell'allarme antincendio. E poi l'allarme ha iniziato a suonare. In un primo momento, quando ho sentito una voce provenire dall'alto e per me dal nulla, ho detto oddio, cosa sta succedendo? Ora vi voglio far vedere un'altra cosa divertente, ovvero come si gettano i rifiuti in un grattacielo. Voi direte, ma che ce frega? No, ve lo devo far vedere, fidatevi. Vi porto a vedere la magica stanzetta dei rifiuti. Si chiama in realtà chute, è una specie di canale che corre lungo tutta la lunghezza del grattacielo ed è adibito proprio per gettare la spazzatura. Praticamente è come lanciare i rifiuti nel vuoto, quindi non bisogna andare in un posto o uscire dal palazzo per gettare i rifiuti in un posto adibito, ma in questa specie di stanzino che c'è su ogni piano dove appunto si entra e si gettano le cose. Come vedete è uno stanzino veramente minuscolo e ci sono 2 bottoni, uno per l'indifferenziata e l'altro bottone invece è per i materiali riciclabili, plastica, alluminio e carta, che qui vengono gettati tutti assieme ma tassativamente senza sacchetto. Vi ho fatto vedere più o meno tutto quello che volevo farvi vedere, spero che vi sia piaciuto, spero che vi sia piaciuto il mio appartamento, a me piace tantissimo e vorrei non andarmene più. Sto iniziando seriamente ad ambientarmi, ora mi serve solamente che arrivi la primavera, che arrivi un po' di bel tempo, qualche grado sopra lo 0 almeno, così almeno posso iniziare ad esplorare la città in modo più piacevole e anche magari viaggiare nelle città qui nei dintorni. Le temperature ultimamente si sono un po' normalizzate, nel senso che almeno non scendiamo più sotto ai -10, diciamo che siamo sempre intorno ai -10. Ci sono anche stati un paio di giorni in cui ha fatto 2-3 gradi sopra lo 0, ragazzi. È stato un paradiso, sudavo. Temperature che prima erano il mio incubo, cioè pochi gradi sopra lo 0, adesso sono un paradiso per me. Quando succede sono felicissima. Passare dai -25 a +2 è come passare dai
più 2 hai più 30, quindi capitemi. Magari questa è la buona volta che la smetto di essere freddolosa. Sicuramente voglio visitare Montreal e Quebec City. E poi che faccio? Non lo faccio un salto a New York? È talmente vicina. Penso che la distanza tra Toronto e New York sia più o meno la stessa tra Torino e Napoli, che per il Nord America, dove tutte le distanze sono enormi, è praticamente dietro casa. Magari nei prossimi video vi farò anche vedere com'è la zona qui nei dintorni dell'appartamento, il quartiere, la situazione, ho un po' di cose da dirvi. Però adesso è arrivato il momento di salutarci. Ci vediamo presto, ciao! Picking a fight with me, you know that I'm bad. But you're spending the night with me.